Le ultimissime su Inter-Atalanta, il recupero della 21ª giornata di Serie A, finalmente si gioca la famosa partita dell'asterisco, un asterisco che purtroppo rievoca brutti ricordi, ma questa è un'altra Inter, questa è decisamente un'altra storia e questa è una partita che giocandosi a febbraio secondo me non può ancora essere considerata in tutto e per tutto un vero e proprio match point per chiudere lo scudetto, però è sicuramente nei fatti una sorta di partita in più che in questo momento l'Inter può giocare, è una partita in cui di fatto ogni punto guadagnato è un punto che vai a ulteriormente mettere in cascina, con cui vai ulteriormente a distanziare le rivali. Quindi con la Juventus che è già a -9 e il Milan addirittura a -13 è sicuramente una partita che può mettere almeno, diciamo, un macigno bello forte, bello pesante su queste ambizioni da scudetto. E andiamo a presentare questa partita come lo facciamo sempre con il nostro format richiestissimo, in cui in pochi minuti andiamo a condensare le principali notizie, le probabili informazioni, le chiavi tattiche, tutto quello che c'è di interessante da sapere su questa gara. Ben ritrovati allora, amiche ed amici passioni interisti, vi invito subito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto, clic sul tasto iscriviti, così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti, partecipate con noi alla live reaction di Inter-Atalanta da seguire insieme ovviamente su Passione Inter. Partiamo come sempre con la nostra scaletta, come arrivano innanzitutto Inter e Atalanta a questa partita. Partiamo dagli ospiti. Un Atalanta che in questo momento, secondo me, insieme al Bologna è probabilmente la squadra più in forma della Serie A dopo l'Inter, ovviamente. Quinto posto in classifica a 2 soli punti dal Bologna che è quarto, quindi Gasperini che già con noi ha sempre il dente avvelenato avrà anche questa motivazione extra di volersi portare al quarto posto in classifica. 5 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 7 partite giocate in campionato nel 2024, più altre 2 vittorie anche in Coppa Italia, anche se ci sono secondo me da dire 2 cose. Uno di questi 2 pareggi arrivati in campionato è arrivato proprio nell'ultima partita, quella in casa del Milan domenica, e mi è sembrata un'Atalanta un pochino appannata. E poi c'è da dire che l'Atalanta si trova nel periodo più difficile del suo calendario, senza alcun dubbio, perché dopo il Milan c'è l'Inter appunto, poi lo scontro diretto col Bologna, andata e ritorno degli ottavi di finale di Europa League con lo Sporting, in mezzo ci sarà la trasferta in casa della Juventus e poi avranno pure la semifinale di Coppa Italia subito dopo. Quindi periodo veramente, veramente molto intenso, sembra un po' per certi versi anche il gennaio che aveva avuto l'Inter l'anno scorso, ne abbiamo vissuti anche noi di momenti così e c'è da vedere come reagirà e come terrà botta l'Atalanta in questo periodo. L'Inter dall'altro lato lo ricordiamo, anzi stavo dicendo inutile ricordarlo, ma lo voglio ricordare perché a me sembra che intorno, in giro stanno facendo un pochino fatica ad esaltare questo che sta facendo l'Inter con 10 vittorie su 10 nel 2024, 24 gol fatti e 2 subiti, 66 punti in campionato in 25 giornate, uno in più del grandissimo Napoli che veniva esaltato da tutti un anno fa. Stessi punti dell'Inter di Mancini stagione 2006-2007, l'anno delle 17 vittorie consecutive, e stessi punti anche della Juve di Conte che fece i famosi 102 punti. Differenza reti di più 51 che, come dicevamo in questi giorni, dà finalmente ragione ad Arrigo Sacchi, perché Arrigo Sacchi effettivamente diceva l'Inter fa un calcio anni 60 e effettivamente è così, nel senso che quest'Inter fa dei numeri che non vedevamo davvero dagli anni 60 e forse ancora prima in realtà. Il problema per quanto riguarda l'Inter è legato più che altro alle assenze con cui bisogna fare i conti, assenze che limitano un po' le scelte a disposizione di Simone Inzaghi in un momento che anche per noi è sicuramente molto intenso, che dall'altro lato ha fatto vedere comunque che le alternative hanno risposto presente. Fatto sta che le limitazioni sono sulla rosa in questo momento evidenti e arriviamo a questa gara dalla partita con l'Atletico che è stata molto dispendiosa, la trasferta di Lecce, ora l'Atalanta, poi ci saranno Genoa, Bologna e il ritorno con l'Atletico Madrid. Un momento delicato da affrontare con le assenze che al di là di Sensi e Quadrado rispondono ai nomi di Hakan Çalhanoğlu che si è fermato, ne abbiamo parlato nelle scorse ore, aveva avuto un fastidio prima del Lecce, poi è stato evidenziato un leggero risentimento all'adduttore, non è un infortunio grave fortunatamente, salterà però di sicuro la partita con l'Atalanta,
con ogni probabilità anche quella col Genoa di lunedì prossimo, cercherà di tornare, ecco, al 100% magari col Bologna, ma soprattutto con l'Atletico Madrid. Questo è un po' l'obiettivo. Tempistiche simili anche per Marcus Thuram, che però sta lavorando veramente molto bene e procede a buon ritmo quindi per il rientro, mentre Acerbi è quello che sulla carta è un po' più avanti nel recupero, perché potrebbe già esserci col Genoa lunedì, magari in panchina, anche se c'è da dire che si tratta di un problema al polpaccio, che è sempre un muscolo particolare, e in generale, essendo tutti fastidi muscolari, bisognerà valutare giorno per giorno le condizioni di questi calciatori. Comunque, per la formazione che vedremo in Inter-Atalanta sembra un po' tutto fatto, pochi dubbi da sciogliere, nelle prossime ore ne sapremo di più, ne parleremo anche nella diretta alle 19:30. Comunque Sommer torna dopo la febbre, sarà titolare in porta, Pavard, De Vrij e Bastoni, che è l'unico diffidato dell'Inter, in difesa, centrocampo con Darmian, Barella, Aslani, Mkhitaryan e Di Marco, in attacco Arnautovic, che ha rifiatato contro il Lecce, dovrebbe essere in campo con Lautaro Martinez. Alcune considerazioni sparse su questa formazione, così cominciamo anche a capire che tipo di partita possiamo aspettarci. Sulla difesa direi niente da dire, nel senso che torna la difesa titolare con De Vrij, che è in un gran momento e non sta facendo rimpiangere Acerbi fin qui sicuramente. Darmian a destra centrocampo ha riposato contro il Lecce, e diciamo anche che Dumfries contro il Lecce non ha messo molto in dubbio la titolarità di Darmian con il suo rendimento, per cui potrebbe essere ancora una volta Dumfries una arma da utilizzare a gara in corso, e tra poco ci arriviamo. Come lo potrebbe essere anche Frattesi, tra l'altro, perché nella diretta delle 19:30 parleremo in maniera approfondita anche di Frattesi, perché ha rilasciato una gran bella intervista, secondo me, alla Gazzetta dello Sport. Ha parlato di come stia lavorando dietro le quinte, aspettando il suo momento con pazienza e cercando anche di seguire le orme di Barella, anche se io qui ci tengo sempre a ribadirlo, perché c'è un peccato originale, secondo me, che ci si porta dietro nella narrazione su Frattesi, che va avanti dalla scorsa estate, quando si diceva Frattesi è stato preso perché è il sostituto di Barella, e quindi ogni volta che gioca Frattesi si fa sempre il paragone con Barella. In realtà, come abbiamo sempre detto, Frattesi occupa la stessa zona di campo, ma lo fa con caratteristiche molto diverse, per cui ad oggi è inutile, secondo me, continuare a fare questi paragoni, continuare a dire Frattesi deve fare più di questo, più di quell'altro, Barella è superiore. Lo sappiamo, Barella è un centrocampista che arriva dall'essere candidato al pallone d'oro, quindi sappiamo che oggi Barella è uno dei migliori centrocampisti in circolazione. Frattesi è un calciatore in evoluzione, è un giocatore secondo me rarissimo per le sue abilità di inserimento, senso del gol, di come stressa la linea difensiva avversaria, come abbiamo detto tante volte, e aspettiamoci soprattutto questo. Poi sul palleggio, la costruzione per diventare completo ci sta lavorando, però ecco, soffermarsi sempre sul però deve toccare più palloni, deve fare più recuperi eccetera, lo capisco, è vero, bisogna perseguire il miglioramento, però lo trovo anche un pochino eccessivo, visto che poi va ad influire su quelle che sono le valutazioni che gli vengono date. Ed è un discorso che secondo me vale anche per Aslani, perché Aslani ora ha una grande opportunità, ha una grandissima opportunità. Con Lecce per me ha fatto bene, probabilmente vivrà in questo momento la sua settimana più importante di tutta la sua carriera, probabilmente, almeno per ora, perché in assenza di Çalhanoğlu Inzaghi gli ha dato fiducia, e la situazione di classifica ti permette anche di poter essere relativamente "tranquillo", tra virgolette. Ora deve dare una continuità importante, visto che poi a fine stagione, dopo 2 anni di Inter, verranno fatte comunque delle valutazioni da dentro o fuori sul suo futuro, probabilmente. E ricordiamolo, Aslani, un classe 2002, ha delle doti da regista molto interessanti, deve crescere per stare a dei livelli altissimi che ti richiedono l'Inter in termini di personalità, di interdizione, però anche qua, se tu ti aspetti che oggi esce Çalhanoğlu e il suo sostituto di 21 anni fa subito lo stesso tipo di partita a livello mondiale, fa subito lo stesso tipo di partita di uno che oggi è considerato praticamente da tutti, ne abbiamo parlato in settimana, uno dei top 5 al mondo nel suo ruolo, è un paragone piuttosto scomodo, ecco. Quindi fiducia ad Aslani, con un Mkhitaryan accanto che io vedo un pochino appannato, anche se poi ha classe e carisma per risultare sempre preziosissimo, e anche Barella che mi sembra davvero tirato a lucido, che potranno sicuramente aiutarlo. In attacco Lautaro Martinez ovviamente titolare, Arnautovic ha un'altra grande chance se sarà confermato dal primo minuto, scelta che posso comprendere perché
è stato fatto rifiatare contro il Lecce, porta inevitabilmente delle soluzioni anche diverse dal punto di vista del coinvolgimento e dal punto di vista del gioco offensivo. Contro il Lecce Sanchez veniva più incontro, toglieva riferimenti ai difensori avversari e anche Lautaro spesso svuotava l'area di rigore, quindi Dumfries e soprattutto Frattesi si buttavano molto dentro con gli inserimenti. Con il fatto che dovrebbero giocare Darmian e Barella, potrebbe mancare qualcosina in termini di intrusioni e di incursioni nell'area di rigore avversaria, cosa che comunque l'Inter fa sempre. Lo stesso Darmian all'andata si era conquistato anche un calcio di rigore importante, però ecco, potrebbe mancare qualcosina. Arnautovic allora ti dà più peso da prima punta e più presenza in area di rigore. Dall'altro lato c'è un Atalanta che ha ancora diversi dubbi. 3-4-1-2 il modulo di riferimento. Carnesecchi in porta, sta crescendo molto Carnesecchi, sta diventando un buon portiere con qualche lacuna dal punto di vista nel gioco dei piedi, ma tra i pali molto bene. Scalvini a destra, c'è da capire se recupera dal problema fisico oppure no, altrimenti potrebbe giocare Yen, un altro giocatore molto forte fisicamente, con Jim City che è al top per duelli aerei in Serie A e anche per contrasti, quindi molto rognoso lì in mezzo alla difesa, e Kolasinac a sinistra. Centrocampo con Olma a destra, De Ron e Ederson in mezzo, Ruggeri a sinistra, Koopmeiners lì tra le linee e qualche dubbio in attacco dove spesso negli incontri con squadre di livello alto, ma non solo, devo dire, nell'ultimo periodo non solo, Gasperini si è affidato a Miranchuk e De Ketelare, due non proprio attaccanti, giocatori di molto movimento che liberavano gli spazi per favorire l'inserimento di Koopmeiners da dietro. Questa volta potrebbero esserci delle variazioni, per esempio potrebbe giocare Lookman con De Ketelare. Lookman è uno dei migliori in Serie A per dribbling, può venire anche più centrale, quindi a giocare grande rapidità. Se dovesse invece giocare Scamacca con Lookman, allora sarebbe ancora una volta un attacco molto diverso, perché con entrambi, con Lookman e Scamacca, l'Atalanta può andare a giocare un po' di più al centro. Scamacca fa più da riferimento per duettare con i compagni, ha più presenza in area di rigore e quindi aspettiamoci anche più duelli fisici eventualmente con la nostra difesa. Lo scopriremo comunque nelle prossime ore, ne sapremo di più. Di sicuro però sarà un'Atalanta tosta, nonostante gli ultimi incroci a livello di precedenti dicano che sono quasi tutte girate dalla parte dell'Inter le ultime gare. Vi do un po' di numeri anche per prepararvi al tipo di partita che affronteremo. L'Atalanta è comunque il terzo miglior attacco di questa Serie A, è molto precisa con una buona percentuale di conversioni di tiri in porta, una squadra che tira molto, lo fa con buona precisione, arrivando al tiro soprattutto da dentro l'area di rigore. Non è una squadra di grande possesso palla, quindi me l'aspetto anche molto verticale, che punterà anche alla riaggressione nel riconquistare palla alti per poi attaccare in maniera diretta la porta. Sono molto forti di testa sui calci piazzati, solo il Verona vince più duelli aerei di questa Atalanta, ed è una squadra anche di grande gamba, di grande corsa. Solo la Lazio corre di più mediamente a partita in termini di chilometri percorsi a partita. Aspettiamoci quindi una gara ad alta intensità, forse a ritmo Champions quasi, fino all'ultimo minuto sicuramente. La loro corsia di sinistra fin qui è tendenzialmente quella che diventa un po' più pericolosa nella fase di costruzione, con Kolasinac e soprattutto Ruggeri che gestiscono tanti palloni e creano tanto. Occhio a Ruggeri da quella parte, anche per questo la scelta Pavard-Dumfries potrebbe essere azzeccata per contenerlo un pochino di più. Koopmeiners è in assoluto il calciatore più pericoloso della squadra, anche in termini di azioni che portano ad un tiro o che portano a i gol che vengono segnati. In mezzo al campo De Ron è un giocatore di grande equilibrio, recupera tanti palloni. C'è poi Ederson che sta diventando sempre più un tuttocampista, un centrocampista completo, sa fare un po' tutto, sarà un elemento importante da disinnescare per complicare il gioco degli avversari. Credo comunque che l'Inter farà la sua solita partita con varie fasi di possesso palla. Possiamo aspettarci un'Atalanta simile a quella vista contro il Milan, quindi con un baricentro medio-basso, una squadra molto molto corta, cercando di sporcare tanto le linee di passaggio e di rimanere molto stretti. Saranno importanti quindi a questo punto, secondo me, come sempre le fasce, quindi Pavard e Bastoni dovranno andare a giocare con coraggio, come ci hanno abituato a fare, creare quella superiorità numerica con il loro lavoro che fanno con le combinazioni con gli esterni. Credo poi che l'Atalanta
cercherà soprattutto di non lasciare Lautaro Martinez agli 1 contro 1 in quella zona appena fuori l'area di rigore tra centrocampo e difesa, quindi sarà un centrocampo molto serrato, linee strette e vicine, e quindi mi viene da dire che forse un giocatore su cui inevitabilmente metteremo il riflettore sarà Christian Aslani, un Christian Aslani che sarà molto sollecitato in fase difensiva con gli inserimenti di Koop Meiners e non solo, e poi invece nella costruzione con la sua visione di gioco dovrà confermare quanto ha fatto vedere per esempio all'andata contro la Roma, oppure anche nell'ultima partita contro il Lecce dove ci ha fatto vedere la sua precisione, la sua verticalità. Ecco, dovrà essere veramente chirurgico quando questa Atalanta lascerà qualche varco, qualche spazio, precisissimo nell'andare verticale a cercare subito gli attaccanti. Credo poi, come dicevo anche prima, per chiudere, che questa sarà una partita che si giocherà molto sui cambi, quindi Frattesi, Carlos Augusto e Dumfries, giocatori di gamba, che se le squadre si allungano un po', subentra un po' di stanchezza, entrando nel secondo tempo possono fare davvero male a questa Atalanta. Ovviamente, ecco, nonostante l'avversario tosto, sono comunque fiducioso, si va in campo con grande fiducia, visto che si gioca a San Siro e quest'Inter sta letteralmente volando, quindi fiducia in quest'Inter. Vi aspetto nel club di Passione Inter allora per avvicinarci a questa partita e per seguirla tutti insieme con la nostra community. Se volete supportare il nostro progetto ed entrare a far parte di una grande community di interisti da tutto il mondo, fate un salto su passioneinter.club. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, per chi ci segue da YouTube invece vi basta cliccare proprio qui.